Cari amici e cari amiche, buongiorno, bentornati e bentrovati all'Aulicus Classics Club. Sapete che ormai sono diverse settimane che ci incontriamo e siamo contenti che la musica che scegliamo e che vi presentiamo vi piaccia. Andiamo a sentire oggi il maestro Torossi cosa ci farà sentire e cosa ci racconterà. Venite, seguitemi, andiamo. Maestro, come va? Va molto bene, grazie. Oggi ho un compito difficile perché tu mi hai dato un disco che è una insalata piena. Lo so, perché? C'è un sacco di roba. No, ti spiego subito perché. Dimmi. Perché il gruppo esecutore, che è un duo pianistico, di cui parlerò dopo, ha messo insieme una serie di compositori che in un certo qual modo differiscono abbastanza, se non dire molto, l'uno dall'altro. Perché i compositori sono Barber, poi Borodin, Debussy e Ravel. Quindi un americano, e poi anche appartenenti a epoche storiche quanto mai... Certamente. Hai capito? Perché Samuel Barber è uno che è morto nel 1981, ma dall'altra parte abbiamo Ravel, anzi abbiamo Debussy che è morto anzi abbiamo Borodin, che è il più vecchio hai di capito? tutti, Che è morto nel 1887, quindi il compito è gravoso per te che ci devi raccontare queste cose, ma anche per queste signore che l'hanno dovuto fare. Per cui andiamo avanti e raccontaci. E quindi naturalmente comincio dal primo che è Samuel Barber, Barber anzi come si direbbe. Un bravo compositore Barber. Un bravo compositore, un nostro, bravo. Come dicevamo, quasi contemporaneo. Molto bravo. Nasce nel 1910, muore nel 1981, quindi è praticamente... Campato bene a lungo, Sì, i suoi 71 anni. 71 anni. Bravo comunque Barber. Lui, Samuel Barber, nasce in una famiglia americana della migliore borghesia. Suo padre è un medico, sua madre è una pianista, zie, cugini e altri parenti sono nel mondo musicale. Quindi Samuel, a 7 anni, anche lui bambino prodigio, è il solito discorso. Comincia a comporre, a 14 anni entra al Curtis Institute of Music di Philadelphia. E così è. Cominciare presto aiuta. Cominciare presto aiuta per arrivare, certo. Nel 1936 compone il quartetto per archi in Si minore, questo è importante. Pensate. 2 anni dopo, su consiglio di Toscanini, che era ancora vivo e attivo all'epoca, trascrive per orchestra d'archi il secondo movimento del quartetto e lo intitola Adagio for Strings, Adagio per archi. Che è diventato famoso questo. Toscanini glielo esegue con la NBC Symphony Orchestra, e già questa è una buona partenza. Ho capito. Toscanini, stiamo parlando di Toscanini. Infatti gli garantisce un successo clamoroso. Assolutamente. E una gloria in peritura. Certo. Si racconta che, e questo è un curioso aneddoto, si racconta che dopo la prima lettura in prova del brano, Toscanini, il terribile Toscanini, certo, che raramente eseguiva opere di compositori americani e che mai aveva una parola buona per nessuno, abbia dichiarato semplice e bello. Capito? Due parole una cosa così detta da Toscanini ha un valore proprio invalutabile, difficilissimo. Esatto. E infatti da lì poi parte, poi lui va avanti. Con un battesimo così. Vince il premio Pulitzer per l'opera Vanessa sul libretto di Giancarlo Menotti, suo poeta anche per altre opere e suo compagno. Vivevano insieme nella grande villa Capricorn, poco fuori New York. Erano coniugi, insomma, conviventi. Invece la sua terza opera, Antonio e Cleopatra, su libretto di Franco Zeffirelli, altro grosso nome, buono, certo, e commissionata per l'apertura della nuova Metropolitan Opera House, è bocciata malamente dal pubblico e dalla critica. E questo fa piombare Barber in un abisso di depressione e alcolismo. Lo credo. E come mai?
evidentemente era salito in alto, a un Così in certo alto. punto arriva la delusione, infatti alla fine poi questo fatto porta alla fine del suo rapporto con Menotti, alla vendita della villa, un tracollo, addirittura. e alla riduzione quasi totale della sua attività compositiva e alla morte nel 1981. Addirittura. Capito? Questo Evidentemente negativo l'aspettativa era talmente alta, dopo che gli era andato tutto così bene. lo credo. Comunque il suo Adagio for Strings è un'opera dalla popolarità molto straordinaria, no? Certo, popolarissimo. Che è diventata oltretutto il commento di una quantità di eventi pubblici, Certo. il funerale del presidente Roosevelt, il funerale di Eisenhower, l'omaggio alle vittime dell'11 settembre a New È York. vero, ancora hanno fatto Barbara. E in più è stato usato come colonna sonora di grandi film, Platoon, Elephant Man e altri. Quindi questo significa una cosa, a prescindere dalla sua sapienza compositiva, che è una musica che arriva al cuore senza bisogno di spinte particolari. No, ma soprattutto penso che è un peccato che lui, dopo questa toppa, chiamiamola così, non ci ha più riprovato, Non perché ce l'ha fatta. è una cosa che lo ha colpito evidentemente così profondamente sì. che non ce la pensa a te. Un artista che crolla in questo modo. È successo. È stato un collasso psicologico. E capito? poi l'alcol che L'alcol ha naturalmente aggravato la cosa. Eccetera. Quindi, insomma, questa è la triste storia di Samuel Barber. E qui finisce. Vedi, ne ignoravo tutto questo. Conosco il brano È bellissimo. che è bellissimo, capito? Bravo, non pensavo che avesse avuto un esito così drammatico, devo dire, nella sua vita. Alexander Borodin. E qui facciamo un salto indietro di un secolo. Esattamente. Nel 1856 si diploma con il massimo dei voti discutendo una tesi su, e qui tutti direbbero Beethoven, Mozart, eccetera, eccetera. No, la tesi che lui discute è sull'analogia dell'acido arsenico con il fosfatico nella loro azione sull'organismo umano. Come mai, dirai tu? E che è successo? Ecco. In realtà noi stiamo parlando del musicista Alexander Borodin, che in fondo al suo animo era prima di tutto un chimico e di grandissimo valore. Poi nel tempo libero faceva anche il musicista, ma lui era un chimico. Lui era un chimico? Ma è incredibile. È incredibile anche questa. Ma è incredibile. Comunque, lui era figlio naturale del principe georgiano, parliamo di un secolo fa, Certo. Stepanov, e della sua giovane, bella e intelligente amante Evdokia. Siccome però il principe era sposato, pensò bene di far riconoscere il bambino al suo servo Porfiri Ionivich Borodin. Così il piccolo Alexandr risultava servo della gleba, come suo padre, quindi proprietà assoluta del principe. All'epoca c'era ancora la servitù della gleba, i contadini che lavoravano nel principe erano sua proprietà anche con certo, come quindi questo schiavi. suo figlioletto, oltre ad essere suo figlio, era anche un è una bambino. forma di schiavitù. Esattamente. Il quale però principe era evidentemente una brava persona, perché poco prima di morire lo riconosce assicurandogli il benessere. Bene. Il ragazzo cresce con la mamma in un villaggio vicino a San Pietroburgo, è in gamba, studia, impara a parlare diverse lingue, a suonare diversi strumenti e soprattutto, ecco la sua vera vocazione, a costruire fuochi d'artificio. Il piccolo chimico. Fuochi d'artificio. Ma ti rendi conto? Come abbiamo raccontato, lui si diploma in chimica e inizia il servizio come medico all'ospedale militare, dove conosce Mussorgsky. E gli conferma la sua inclinazione per la musica, diventano amici, Borodin insiste, incontra anche Balakirev che lo fa entrare nel circolo musicale. È lì che e quindi, comincia piano piano. a questo punto della sua vita troviamo il nostro chimico compositore a San Pietroburgo, felicemente sposato e inserito nella professione, che d'inverno si dedica all'insegnamento e alla ricerca. E l'estate ai fuochi d'artificio? No, il contrario. Fa il chimico? D'inverno insegna e musica. Ah no, scusami, hai ragione tu, mi sono sbagliato io. D'inverno si dedica all'insegnamento e alla ricerca della musica, ed estate fa i fuochi d'artificio. Eccezionale. Ma il suo problema era
che non aveva mai abbastanza tempo perché faceva due cose. Certo. Doveva terminare quello studio sull'azione dello zinco etile sul cloro iodoformio che interferiva con i tempi di consegna della partitura del Principe Igor, Certo. la monumentale opera che alla fine gli diede successo nel mondo dell'arte. Principe Igor è stata una grossa Sì, opera. accidenti. È stato il suo capolavoro praticamente, no? È stato il suo capolavoro, sì, certo. che però non riesce a finirlo perché muore prima. Allora lo finiscono i suoi amici Glazunov e Rimsky-Korsakov. No, anche un altro. Un altro, è la scuola dei russi lì era. Però lui aveva dei problemi di salute, gli venne il colera Già. e in più ha delle complicazioni cardiache, tanto è vero che il 27 febbraio 1887 a una festa della sua accademica, mentre balla mascherato da contadinella, cade a terra e muore improvvisamente di infarto. Ma perché lui faceva questo? Perché lui, una delle sue tante bizzarrie era quella di mascherarsi preferibilmente con abiti da donna. E è incredibile, no? In qualunque occasione lui cercava di mettersi in maschera, preferibilmente in Abiti da donna, femminili. sì. E gli è venuto l'infarto mentre ballava. Ballava vestito da contadinella a una festa. Gli è venuto un Una infarto. cosa anche imbarazzante un po', no? Sì. Ma ce n'è un'altra ancora stranezza riferita da Alfredo Casella, che lo conosceva bene. Per un lungo periodo della sua vita Borodin fu colto da una crisi religiosa che lo spingeva a vagare da un convento all'altro in cerca dell'icona miracolosa per salvarsi l'anima. Era diventato spaventosamente bigotto e trascorreva intere giornate in chiesa, dice Casella. Civicchia. Insomma, per farla breve, dopo l'uscita dell'opera, Il Principe Igor, andò in scena ed ebbe un tale successo che in 10 anni i suoi diritti d'autore erano arrivati alla cifra folle di 50.000 rubli, Ma ti rendi che conto? poi furono Una cifra- devoluti al conservatorio. Ma una cifra enorme, Una cifra 50. enorme all'epoca, nell'800. Ma scherzi? Ha avuto un successo enorme. Successo clamoroso. Ma ancora oggi viene rappresentato. Ma infatti qui dice poi, dopo il grande successo dell'opera, le sue melodie erano talmente di successo, talmente meravigliose, che sono state riprese, per esempio nel 1953, da due musicisti americani, Wright e Forrest, rielaborano tutte le melodie e realizzano il musical Kismet, che è un altro che ha avuto grande successo, che divenne uno dei più grandi successi di Broadway, con il tema principale Stranger in Paradise. Ecco. L'ha Che è fatta diventato, lui. l'ha fatta lui, che è diventato un successo di Bing Crosby, Sinatra, Tutti, Tony l'hanno Bennett, cantato poi- tutti, Stranger in Paradise. E questo vuol dire che si potrebbe concludere dicendo quando nella musica c'è la chimica, puntini di Funziona. sospensione. Basta, È vero, finiamo lui ha così. fatto Stranger in Esatto. Paradise. Sì, sì. Successo incredibile. Hanno cantato tutti. Tutti. È un bellissimo pezzo. È un bellissimo pezzo, bravo. Chiudiamo con Borodin e passiamo a Maurice Ravel. E apriamo con una sua citazione. Non c'è forma propriamente detta, non c'è quasi modulazione, niente sviluppi. Come è possibile che questo brano sia così amato quando non c'è la musica? Punto interrogativo. Così diceva del suo bolero Maurice Ravel, che non smise mai di meravigliarsi del successo universale di questa sua composizione, per lui poco più di uno scherzo. Capisci? Non c'è forma, non c'è modulazione, niente sviluppi. Allora dice che pezzo è? È il bolero di Ravel, il pezzo storico. L'hanno fatto tutti anche questo. Tutti, è ancora adesso. L'hanno eseguito tutti. Questo. Allora, in famiglia, parliamo della famiglia, il padre di Maurice era un ingegnere e un inventore di successo. Fra le sue brillanti trovate ci furono uno dei primi motori a scoppio e il Giro della Morte, che era la grande attrazione dei circhi. Ti ricordi quella ruota che cioè giravano con la motocicletta, con la bicicletta? Sì. Però poi è andata male perché a un certo punto è cascato qualcuno. Qualcuno è cascato, allora l'hanno perso. Però insomma comunque questa era la sua invenzione. Lui era basso di statura, era alto 1,60 e di corporatura esile con una grande testa, sempre elegantissimo. Quando partì per la sua tournée negli Stati Uniti, nel bagaglio aveva, fra virgolette, 60 camicie, 20 paia di scarpe, 65 cravatte e 25 pigiami.
Le cravatte avevano un'importanza fondamentale nella vita di Ravel. Ogni anno a Natale erano il regalo tradizionale dei suoi amici, ma la faccenda non era così semplice, bisognava armarsi di ritagli di stoffa delle sue giacche per essere ultra sicuri che la tal cravatta si adattasse perfettamente alla tal giacca. Certo, altrimenti il regalo si trasformava in un insulto, certo. in fissazione. Penso che fissazioni Nel 1913, insieme a Debussy, era presente alla tumultuosa prima esecuzione della Sagra della Primavera di Stravinsky e in seguito lo stesso Stravinsky dichiarò che lui fu l'unico fra tutti i presenti che capì immediatamente la sua musica. Certo. Si racconta anche qui, questo è un altro aneddoto carino, qualche anno dopo Gershwin, che era arrivato in Francia dall'America, gli chiese lezioni di orchestrazioni. A lui. Ravel ci pensò su, poi rifiutò sostenendo che è meglio che lei rimanga un buon Gershwin piuttosto che rischi di diventare un cattivo Ravel. Ah, bella questa risposta. E così risposta. l'ha licenziato. Bella sta risposta. Perché Ravel era un famoso orchestratore, lui certo. che appunto, oltre che delle sue musiche, anche le altre. Certo. E ha dato questa risposta saggia in un certo senso. Nel 1928 Ravel parte per una lunga tournée negli Stati Uniti portandosi dietro l'elegante abbigliamento di cui abbiamo parlato e con un compenso minimo, anche qui sono cifre pazzesche, un compenso minimo garantito di $10.000 a concerto. Nel 28, $10.000 era una fortuna, una trentina di automobili. Ma era una fortuna, $10.000. Garantiti come minimo. Nel 38. Più una fornitura permanente di sigarette Gauloise che lui fumava. E in America non si trovavano, evidentemente, quindi le voleva garantite in camerino. Nella stessa epoca più o meno esce il bolero, un fenomeno che non finì mai di stupire l'autore. La sua biografa, Jourdan Mourange, spiega in 2 righe perché questo brano funziona sempre, qualunque sia il suo pubblico, e questo è interessante. Dice la signora, tramite la ripetizione ossessiva del tema, il contagio estatico si sviluppa subdolamente nella sala. E quando gli ottoni, proprio alla fine, proclamano la liberazione dalla tonalità fino allora tenuta prigioniera, ognuno riacquista il senso di se stesso che aveva perso. E quindi c'è questa liberazione e un senso di entusiasmo per aver ascoltato questo capolavoro. Intanto però sono passati ben 17 minuti di questa costrizione. 17 minuti il pezzo, lo so. Ripetitivo perché c'è un cambio di tonalità nello sviluppo della melodia. Crescendo, pian piano. È geniale. Come orchestrazione, come idea melodica praticamente non c'è. Però come orchestrazione è superba, ancora oggi. Arriviamo al finale. Nel 1932 Ravel prende un colpo in testa in un incidente stradale. Da quel momento comincia a essere smemorato, distratto, ad avere difficoltà a parlare e a comporre, insomma comincia a smarrire la ragione. Per alcuni anni va avanti prendendo un pezzo alla volta. Un giorno che uno studente gli chiede un autografo, Ravel deve pregare un amico presente di aiutarlo. Non riesce neanche più a scrivere il proprio nome, pensa a che punto era arrivato. Si parlò di demenza o di Alzheimer, si tentò anche un'inutile operazione nell'ipotesi di un tumore al cervello, dopo la quale entrò in coma e morì. Funerali solenni, partecipa a tutta la cultura e la politica della Francia, senza cerimonie religiose perché Ravel era ateo, riposa nel cimitero di Levallois a Parigi e dopo aver rifiutato tutte le onorificenze, anche la prestigiosa Legion d'Onore. Di lui, per concludere, come maestro dell'orchestrazione, si dice che, insieme a Stravinsky, sia l'unico musicista al mondo che conosca il peso di una nota di un trombone, le armoniche di un violoncello o il pianissimo nella relazione fra 2 sezioni dell'orchestra. Un padrone. Bravo. Padrone degli strumenti. Un grande musicista, un grande orchestratore. Proprio così. E adesso ci resta Debussy. Andiamo a quel mascalzone di Claude Debussy. Mascalzone, certo. bravo musicista, ma insomma, vabbè. Un furbone. Un furbone, sì. Allora, al battesimo il suo nome è Achille Claude, poi diventa Claude Achille, poi l'Achille lo perde e adesso è rimasto Claude Debussy. Nasce in una modesta famiglia di commercianti di porcellane, prende le prime lezioni di pianoforte da un'amica di famiglia, il padre vorrebbe mandarlo in marina,
però si lascia convincere da questa amica a fargli studiare musica, a mandarlo al conservatorio, eccetera, eccetera. Siccome il giovane ha bisogno di guadagnare, la famiglia è povera, è presentato dal conservatorio all'architetto Vasnier, che lo prende sotto la sua protezione. Qui comincia la cattiva strada di Debussy. Vasnier ha una bella moglie con cui il nostro giovane maestro, infischiandosi dei favori che il marito gli fa, nel 1886 intreccia una relazione, avviando così la sua brillante carriera di seduttore di pochi scrupoli e diremmo anche di pochissimo buon gusto, capito? Il suo benefattore Subito. Però, sul suggerimento dell'architetto, ignaro o indifferente alle corna, Debussy concorre al Prix de Rome, il premio Roma, un soggiorno di 2 anni a Villa Medici, che lo Stato francese assegna a studenti meritevoli nelle arti. Non lo vince la prima volta, ci riprova, non lo vince la seconda volta, ci riprova ancora e grazie anche al sostegno di Gounod, la terza volta ce la fa. Però a dar retta alle sue lettere, Claude detesta il suo soggiorno a Roma, una città che non gli piace, costretto a convivere con colleghi con cui non va d'accordo e a sottostare a un regolamento, che ovviamente c'è, che gli fa orrore. Sempre senza un centesimo, scrocca prestiti a tutti e una delle vittime è il Conte Primoli, un personaggio noto di Roma all'inizio del Novecento, a cui chiede 500 franchi per pagare la cena di celebrazione della propria vittoria al premio. Cioè chiede i soldi per festeggiare un premio che ha ricevuto. E probabilmente li avrà ottenuti. Certo. Nel 1889 incontra Mademoiselle Gabrielle Dupont, il secondo passo nella sua carriera di Don Giovanni. Figlia di un sarto e bellissima ragazza, ci va a convivere. Vita di bohème, niente soldi naturalmente, niente legna per il caminetto, poco da mangiare, litigate e rappacificazioni. Breve intervallo di un paio di mesi, nel 1984, con la cantante Thérèse Roger. Racconta a tutti, mentendo, che Gabrielle lo ha lasciato. Poi, come se niente fosse, ritorna da Gabrielle, con cui però le cose vanno sempre peggio. E quando lei scopre che Claude ha intenzione di lasciarla per la sua migliore amica, Rosalie Texier, detta Lilly, indossatrice di rara bellezza, prende una pistola e si spara al petto. No, lei si è suicidata. Sì, aspetta però, perché il suicidio, lei sbaglia la mira e il suicidio non riesce. Ma Lily, appena lo sa, molla Claude. Lily era l'amica bellissima per la quale Claude, è un po' confusa la cosa, molla Claude, il quale le scrive una lettera in cui minaccia di uccidersi a sua volta. Giocavano con i suicidi. Se lei non ritorna da lui, lei si fa convincere e i due si sposano. Però per Claude, Lily, che piace a tutti gli amici, che è innamorata di lui, che è simpatica e anche molto bella, non è abbastanza intellettuale, è interessata alla musica. Comincia a stufarsene. Tutte belle, qualcuna anche bellissima, e non si sa come facesse, perché lui certo non era un granché. Sulla fronte aveva grosse protuberanze ossee, probabilmente una forma tumorale benigna, nota come osteoma eburneo, che lui per tutta la vita cercò di nascondere con le frangette. Aveva sempre questi capelli pendiali con le frangette. Nel 1903, colpo di scena, Debussy conosce Emma Bardac, moglie di un facoltoso banchiere e, al contrario di Lilly, colta, raffinata, perfino musicista dilettante. In un batter d'occhio abbandona il tetto coniugale e si trasferisce da lei. Hai capito? Subito, al volo. Nuovo tentativo di suicidio, non riuscito. Lilly si spara un colpo. Ancora. Che va a piantarsi, Lilly è quell'altra, quella di prima si era suicidata, anche lei, però non riesce. Si spara un colpo che va a piantarsi in una vertebra, ma non la uccide. Scandalo, riprovazione e allontanamento di molti amici, doppio divorzio, perché lui divorzia dalla prima moglie, Emma Bardac divorzia dal marito, si sposano, hanno una figlia e vivono felici insieme fino al 18, quando Debussy muore di un tumore, mentre i tedeschi bombardano Parigi. Certo, Era la prima guerra mondiale. Certo. Con il loro supercannone. Con il famoso la Grosse Bertha, la Grosse Bertha. E naturalmente, essendo questa la situazione, il funerale è ridotto al minimo, un frettoloso corteo con una ventina di persone, niente di più. Il suo paese poi, dopo,
a fine guerra mondiale lo ha onorato con un funerale ufficiale e stampando il suo profilo, come abbiamo già detto, non proprio bellissimo, sulla banconota da 20 franchi. Non so se te la ricordi, forse già, adesso ci sono gli euro, quindi però c'era la faccia di Debussy con questa fronte bombata e la frangetta. Beh, un personaggio. È un personaggio proprio. Caspita, mamma mia, avventuroso proprio. Una biografia così poche volte l'ho letta. Hai capito? Ma anche perché è vissuta abbastanza, per fare un sacco di guai. Un sacco di guai, esattamente. E piaceva molto, evidentemente, il fascino della musica. Era brutto davvero. Ma lui comunque ci ha lasciato delle cose formidabili. Delle opere. Qui in questo concludi tu. Ecco, ci ha lasciato, come dicevi tu, delle cose bellissime e delle quali poi adesso parleremo parlando del CD. Stefano, grazie di questo tuo bellissimo racconto che non solo ci ha svelato delle cose incredibili su questi compositori, ma soprattutto ci spiega perché queste esecutrici, di cui adesso io parlerò, hanno potuto scegliere compositori così diversi l'uno dall'altro. Veramente? Perché loro, come adesso ti racconterò, e vi racconterò anche a voi naturalmente, sono riuscite a mescolare effettivamente una sensibilità musicale tale che gli ha permesso di poter eseguire tranquillamente questi compositori che hanno composto in stili uno nettamente diverso dall'altro. Vi sto parlando di un duo per pianoforte che si chiama Duo Keira. Keira viene dalla parola greca chirone, che era un genio, una deità greca per essere meglio, che era specializzata in varie materie artistiche, dalla musica alle scienze, alla ragione, all'intuizione, eccetera. E loro si sono chiamati appunto Duo Keira ed è composto da due pianiste molto brave. Una è Michela Chiara Borghese e l'altro è Sabrina De Carlo. Sono italiane quindi? Sono italiane e si sono messe insieme perché sono due pianiste completamente diverse l'una dall'altra. Sono entrambi appassionati di musica da camera, però sono molto diverse come temperamento e anche come formazione musicale. Michela Chiara Borghese, come dice la critica, apporta al duo precisione assoluta, suono forte, resistenza inesauribile e spinta ritmica. Invece la sua compagna Sabrina De Carlo persegue un'incessante ricerca della vera qualità del suono e dei legami profondi con i compositori che hanno scelto di interpretare. In più di 10 anni di attività il Duo Keira si è esibito in sale da concerto come anche in piccoli ambienti e tutte le volte con il massimo successo. Il duo ha cercato di rinnovare i canoni, certo, questo è importante, i canoni di esecuzione della musica da camera, nel rispetto però delle esigenze della tradizione classica. Naturalmente hanno fatto diversi dischi, per cui ascoltando questi dischi, per esempio, che devo dire, ci hanno fatto il CD più recente, dedicato alle versioni a 4 mani di Mendelssohn del Sogno di una notte di mezz'estate, che è veramente una cosa, veramente una perfezione. Naturalmente hanno avuto tanti riconoscimenti. Nel 2010, quando ha ricevuto il Most Distinguished Performance, un encomio speciale per l'esecuzione delle opere di Samuel Barber e Darius Milhaud. Samuel Barber è uno dei compositori che loro eseguono di più. Nel 2016 il duo è stato invitato a prendere parte alla Nuit de Philosophie all'UNESCO di Parigi e l'anno successivo è stato
tra i vincitori del Global Music Award, dove hanno eseguito appunto una serie di brani di Barbara. Ah, ecco, mi sembrava che ci fosse qualche collegamento. In questo concerto che loro hanno intitolato Barber's Souvenir. Ah, io ricordo Bellissimo, di Barber. bellissimo. Allora, perché sono importanti anche? Perché per la prima volta due musicisti che si esibiscono parallelamente hanno cercato di portare la musica in un dialogo creativo anche con le altre arti e con le altre forme culturali. Seguendo questo filone, nel 2015 e ancora nel 2016 hanno organizzato al Teatro di Villa Torlone a Roma un festival dove, oltre al loro repertorio di brani classici, hanno coinvolto poeti, attori, ballerini, videomaker e perfino astronomi. Astronomi perché? Perché? Perché hanno fatto dei concerti notturni. Dei concerti notturni e tu sai che a Roma durante l'estate, quando il tempo è buono e l'aria è limpida e non c'è, come si dice, il danno, il riflesso della luce della città, nel giardino di Villa Borghese, che era di Villa Tolonia, che è completamente buio, loro hanno suonato il pianoforte mentre gli astronomi spiegavano le costellazioni che si riuscivano a vedere. È un'ottima idea, non sapevo, ci sarei andato se l'avessi saputo. Molto originale. Quando è stato, in che anno è stato? Nel 2016. Addirittura nella seconda edizione, nel 2017, hanno messo in scena un'opera, no, chiamiamolo un'esibizione teatrale, intitolata Dream for Two, che praticamente è un'esecuzione della musica di Mendelssohn per il sogno della notte di mezz'estate nella versione a pianoforte a quattro mani, e contemporaneamente c'erano delle scene della commedia di Shakespeare con gli attori e c'erano lettere della corrispondenza tra il compositore e la sorella Fanny. Ed è stato un successo enorme, perché c'è questa originalità di presentare il loro lavoro musicale, però affiancato o nella cornice di altre forme culturali. Certo, uno spettacolo moltiplicato praticamente. Perfetto, quindi veramente se vi capita l'occasione di poter andare ad assistere a un concerto del duo Cheira, non perdetela. E non perdete neanche l'occasione di ascoltare questo disco che noi abbiamo fatto, che è veramente un disco importante e che deve essere nella vostra collezione discografica. Grazie tante e a presto.